Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una storia davvero molto misteriosa. Partiremo da un faro al largo della Scozia, un faro come tanti, se non fosse per la tragedia che gli aleggia sopra. Pensate che nel 1900 il faro delle isole Flannan, che fu costruito sopra il punto più alto di Eilean Moor, che in gaelico significa grande isola, che si trova nelle Ebridi esterne al largo della Scozia occidentale, si fa teatro della scomparsa misteriosa dei suoi 3 guardiani. E di loro purtroppo non verranno mai ritrovati né i loro corpi né tantomeno delle tracce che abbiano potuto poi aiutare a ricostruire quanto accaduto. Come si può immaginare, una storia del genere ha dato il via a numerose ipotesi, teorie, leggende, alimentando tutt'oggi questo mistero. Questa terribile vicenda è stata di ispirazione anche per 2 film, The Vanishing del 2018 e The Lighthouse nel 2019, visti tutti e 2 ovviamente, e ve li consiglio perché sono molto belli se amate il genere. E anche per un romanzo di Emma Stone, I Guardiani del Faro. Ma amici, prima di immergerci in questa nuova avventura, vi chiedo se vi va di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. In questo modo mi aiuterete a crescere in questo mio percorso e supporterete il mio canale. Però adesso iniziamo. Il faro delle isole Flannan fa parte dell'arcipelago delle Ebridi esterne, come abbiamo detto prima, ed è formato da 7 grossi scogli, rinominati anche Seven Hunters, 7 cacciatori. Questo complesso di isolotti deve al suo nome al vescovo Flann, che nel 1600 decise di trasferirsi lì in solitudine e fece costruire anche una piccola cappella dove egli dimorò per all'incirca 10 anni. 10 anni dopo il suo trasferimento morì. In questa zona il mare si ingrossa spesso, rendendo difficile l'attraversamento delle navi in quel tratto. Difatti moltissime imbarcazioni nel corso degli anni si sono andate a schiantare proprio contro quelle isole e molti marinai persero la vita. Per evitare altre vittime, nel 1895 si decise di costruire un faro per essere d'aiuto alle imbarcazioni che percorrevano appunto quei mari. In passato i pastori delle Ebridi portavano su alcune di quelle isole le loro pecore a pascolare, ma non ci passavano mai la notte perché su quegli scogli girava una leggenda, e cioè che ci fossero delle presenze, delle figure molto inquietanti. Difatti non si fermavano mai lì con il buio. Il faro venne costruito sull'isolotto più grande, quello di Eilean Moor, proprio a pochi passi dalle rovine della cappella del vescovo Flann. Fu progettato da David Alan Stevenson e costruito da George Lawson nel 1985 per la Northern Lighthouse Board. Il faro svettava per circa 23 metri di altezza e nel progetto erano compresi anche luoghi di sbarco, binari ferroviari, scale che servivano per trasportare su queste scogliere, che erano alte circa 80 metri, i materiali di approvvigionamento, che avveniva tramite un cavo ferroviario trainato direttamente dalle imbarcazioni che arrivavano sul posto regolarmente per appunto portare gli approvvigionamenti a questi custodi, per rifornirli di cibo, portargli delle lettere, la paraffina per la luce e tanti altri materiali utili. Ma chi erano i custodi di questo faro? James Ducat, capoguardiano che per 20 anni aveva esercitato in diversi fari in giro per l'Europa. Tom Marshall, primo assistente, marinaio da svariati anni, un vero lupo di mare. Poi c'era Donald MacArthur, un assistente occasionale, un marinaio comunque di grande esperienza, e per ultimo Joseph Moore, secondo assistente. Come avrete sentito, i nomi sono 4, perché in realtà i guardiani del faro erano 4. Erano tutti impiegati della Northern Lighthouse Board ed erano descritti come uomini tranquilli,
dediti al lavoro, ma soprattutto abituati a stare per molto tempo isolati. L'accordo tra la società e questi uomini era che al faro dovevano sempre esserci 3 persone di guardia, 6 settimane sull'isola, 2 settimane sulla terraferma. In questo modo, con questi turni a rotazione, una persona poteva sempre tornare a casa dalla propria famiglia. L'accordo era anche che ogni 15 giorni la nave Hesperus avrebbe attraccato sull'isola per portare gli approvvigionamenti ai guardiani e portare con sé anche il guardiano che era di riposo. Infatti il 6 dicembre del 1900 l'Hesperus attracca con a bordo James Ducat, che faceva rientro dal suo periodo di riposo. Una volta che vennero consegnate le provviste e fare tutti i controlli necessari, Joseph Moore si appresta a fare ritorno a casa per le sue 2 settimane di riposo. Saluterà i suoi compagni e quella effettivamente sarà l'ultima volta che li vedrà. Il primo rifornimento per i 3 uomini era previsto per il 20-21 dicembre circa. Pensate che anche solo per incontrarli si dovevano salire centinaia e centinaia di scalini che portavano su per la scogliera per arrivare al faro. Le prime avvisaglie che qualcosa però sta andando storto si hanno il 15 dicembre, quando il piroscafo Arthur, che sta proseguendo verso la Scozia, nota una cosa davvero gravissima, e cioè che il faro era spento. Ed era molto grave soprattutto per le condizioni climatiche estreme di quel periodo, perché stiamo parlando di dicembre, in pieno inverno. E la luce del faro, che svettava per circa 17 miglia, in questo modo non poteva essere assolutamente d'aiuto per le imbarcazioni che stavano percorrendo quei tratti. Quando dopo 3 giorni il piroscafo fa rientro al porto, comunica subito alle autorità costiere questo fatto davvero insolito e grave e si pensa subito ad un malfunzionamento del faro. Ma purtroppo l'Hesperus, che doveva essere lì tra il 20 e il 21 dicembre, riuscirà a raggiungere l'isola solo il 26 dicembre perché le condizioni climatiche erano davvero estreme. Quando la nave Hesperus arriva sul posto con a bordo Joseph Moore, si rendono subito conto che c'è qualcosa che non va, perché non c'è nessuno, come previsto, ad aspettarli sulle scalinate di quella scogliera. E nessuno dei 3 guardiani aveva risposto all'allarme della sirena emessa dalla nave per segnalare appunto il loro arrivo sull'isola. Il capitano Jim Hervey, molto preoccupato per questa situazione, decide di far esplodere un bengala, ma anche qui nessuna risposta dai 3 guardiani. Decide allora di salire su per la scogliera insieme a Joseph Moore e ad un gruppo di altri marinai, perché era convinto che qualcosa di grave era accaduto. Arrivati in cima faranno una scoperta davvero sconvolgente, cioè che dei 3 guardiani non c'è traccia. Assolutamente. Quando si recano in cucina trovano i resti di un pasto, una sedia rovesciata per terra, mancano 2 delle 3 cerate che gli uomini usavano per uscire in quelle particolari condizioni climatiche di quel periodo e mancano anche 2 paia di stivali. Le lampade ad olio sono piene ma spente, i letti sono sfatti ed una cosa davvero strana è che l'orologio era fermo. Insomma, si trovano davanti uno scenario davvero da brividi, come se il tempo lì dentro si fosse effettivamente fermato per sempre. Viene trovato anche il diario scritto da Marshall e c'è davvero qualcosa che non quadra in quelle righe. Sono delle frasi che sono state scritte tra il 12 dicembre e il 15 dicembre. Io adesso ve le voglio leggere. 12 dicembre, mare furioso. Non ho mai visto una tempesta simile. James Ducat, irritabile. Più tardi, la tempesta infuria ancora. Vento costante, non si può uscire. Ducat tranquillo, MacArthur piange. 13 dicembre.
La tempesta è continuata per tutta la notte. Ducat tranquillo, MacArthur prega. Più tardi, mezzogiorno, luce diurna grigia. Io, Ducat e MacArthur preghiamo. 15 dicembre. Tempesta finita, mare calmo. Dio è sopra ogni cosa. Da questi scritti si può capire che sull'isola si era abbattuta una tempesta violenta di proporzioni mai viste, che aveva trovato impreparati i 3 guardiani, portandoli addirittura a pregare per la salvezza della loro vita. Ma la cosa anche strana è che del 14 dicembre non c'è assolutamente nessuna annotazione. Si riparte poi dal 15 dicembre, dove appunto c'è scritto che la tempesta era finita ed era tutto tranquillo. Il 15 dicembre era il giorno in cui il piroscafo Arctur si era accorto che il faro era spento, ma di questo episodio non c'è traccia in questi scritti. Questo è anche molto strano, ma la cosa davvero inquietante è che i marinai che avevano solcato quei mari in quei giorni non hanno riportato tempeste o mare grosso. Quindi quello che è stato scritto non coincide con quello che avevano testimoniato quelle persone. L'ispezione continua e si notano anche dei danni alla struttura del faro. Difatti Robert Muriad, che fu poi inviato successivamente dalla compagnia per effettuare ulteriori accertamenti, si accorge che ci sono dei grossi danni alla struttura del faro nella parte ovest, e da qui arriva la prima ipotesi. Ducat e Marshall hanno cercato di mettere in salvo una grossa cassa contenente delle cime per l'attracco. Mentre erano fuori, sarebbero stati travolti da un'onda anomala, e MacArthur, che si è accorto di questa scena terribile, si è precipitato fuori nel tentativo disperato di salvare i suoi compagni, ma purtroppo venne travolto anche lui dall'ennesima onda anomala. Ma per qualcuno c'è qualcosa che non torna in questa teoria, perché MacArthur non aveva l'abbigliamento adeguato quando è uscito fuori dal faro, si trovava in camicia, era solo con gli stivali e non aveva la cerata, cosa che loro usavano sempre quando uscivano in quel periodo dell'anno. Il rapporto stilato poi da Muriad l'8 gennaio del 1901 è quindi molto chiaro. Per lui gli uomini sono usciti il sabato del 15 dicembre per assicurare appunto quella cassa, ma una volta fuori le onde avrebbero travolto i loro corpi per sempre. Ma anche qui in questa teoria qualcuno ha pensato che non potesse combaciare, perché l'onda più alta registrata in quei luoghi proprio da uno tsunami era stata di circa 30 metri nel 1958. Su questo rapporto alla voce causa della morte venne riportato sconosciuta, deceduti in circostanze misteriose, ed è da qui che si apriranno poi una serie di inquietanti teorie. Partiamo dalla prima. Un omicidio-suicidio, quindi uno dei 3 guardiani avrebbe ucciso i suoi 2 compagni dopo una violentissima lite portata forse dal prolungato isolamento, e si sarebbe poi suicidato. Arrivò anche la teoria dei mostri marini sbucati dalle rocce, o quella delle 3 sirene che avrebbe portato i 3 uomini in fondo al mare con le loro lusinghe. Ci fu anche la teoria dei contatti extraterrestri, quindi degli alieni avrebbero rapito i 3 uomini. Non mancò anche la teoria di un attacco pirata. Ad alimentare queste teorie fu anche il fatto, ma soprattutto, che i loro corpi non vennero mai ritrovati, ma neanche qualche oggetto personale sull'isola che avrebbe potuto ricondurre a qualche traccia. C'è anche da dire che non venne rilevato alcuna traccia di sangue o segni di scontri, di lotta che abbiano potuto comunque far pensare ad una lite.
Questa storia è davvero un mistero. Molti si sono chiesti anche com'era possibile che degli uomini di mare, abituati a stare da soli anche per lunghi periodi, si siano trovati nella condizione di piangere e di pregare per la loro vita. Nel 1971 il faro è stato poi automatizzato e successivamente anche elettrificato, quindi nessun guardiano più su quell'isola. Amici, è una storia davvero incredibile. Si può facilmente immaginare che effettivamente i corpi furono travolti tutti e tre dalle onde di un mare in tempesta. Negli anni a seguire furono segnalate diverse onde anomale, anche con mare calmo. Le teorie, secondo me, sono tutte un po' buttate lì, perché effettivamente quello che è successo nessuno potrà saperlo mai con certezza, perché non ci sono testimoni, non ci sono stati segni di lotta, come ho detto prima, delle tracce di sangue che abbiano potuto far pensare che qualcosa in qualcuno di loro sia scattato, portandoli ad una lite violentissima, portandoli fuori di testa. Non c'è stato traccia di questo, quindi si può facilmente immaginare che la teoria più plausibile sia quella che è stata poi stilata nel rapporto ufficiale. Però è una storia molto strana e misteriosa. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti, così potremmo confrontarci. Secondo voi qual è la teoria più plausibile? Cosa è accaduto veramente secondo voi all'interno di quel faro? Fatemelo sapere nei commenti. Amici, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, io vi mando un bacio grande e ci vediamo venerdì con il prossimo video. Ciao amici!